Cari amici o amiche, qui siete su AstroWay, io sono Elvio e questo è l'oroscopo evolutivo di luglio 2024. Che cosa si muoverà nella tua vita nel mese di luglio? Lo scopriamo subito insieme, dopo la sigla. Amico o amica, ben ritrovato di cuore a questo nuovo video, a questo oroscopo mensile dedicato ai transiti del cielo di luglio. Se è la prima volta che ti trovi qua, io sono Elvio e su questo canale parlo di astrologia evolutiva, un'astrologia che ti guida e ti supporta nella tua crescita personale e spirituale. Prima di iniziare con l'oroscopo vero e proprio abbiamo un po' di novità di cui ti vorrei parlare. La prima è più che altro una curiosità, ma come potrai notare questa location è nuova, quindi tra un attimo solo ti dirò dove mi trovo, perché questo è un luogo veramente speciale e qui nei dintorni ci sono luoghi ancora più speciali in cui potrei anche girare qualche video nelle prossime settimane. C'è anche un'altra novità di cui ti vorrei parlare, ovvero il fatto che qualche giorno fa abbiamo svolto un oroscopo speciale, il primo oroscopo qui su AstroWay basato sulle case astrologiche, ovvero un oroscopo in cui siamo andati a vedere i segni zodiacali, come facciamo sempre, come faremo anche oggi, ma in quella serata abbiamo visto anche i transiti di questo periodo nelle case del tema natale di ogni ascoltatore, di ogni persona che ha partecipato. Questo particolarissimo oroscopo si è tenuto su Zoom, ma è stato registrato, quindi è ancora disponibile. I transiti sono validi fino a circa metà luglio e te lo lascerò qui sopra e anche qua sotto nella descrizione del video. Bene, detto questo rispondiamo alla domanda quali segni ascoltare in questo oroscopo. Molto velocemente io ti suggerirei di ascoltare almeno il tuo segno di nascita, il segno del tuo ascendente e anche il segno in cui hai la luna, ma se per caso hai tempo e hai voglia potrai ascoltare in realtà tutto l'oroscopo, perché avendo tutti i segni nel tuo tema natale ci sono sicuramente alcuni messaggi che per sincronicità potrebbero risuonarti. Ma so di averti messo una piccola pulce nell'orecchio, quindi ti dirò dove mi trovo. Proprio qua fuori, se io aprissi una porta che è qui alle mie spalle, usciremo fuori e vedremo il bellissimo spettacolo dell'Etna. Mi troverò qua per un po' di tempo, quindi mi piacerebbe anche girare un video, magari chi lo sa, direttamente in uno dei boschi qua intorno, direttamente da qualche colata lavica. Quindi, anzi, se questa idea ti piace, se vorresti vedere un video all'aria aperta, fammelo sapere qua sotto con un commento. E a questo punto direi che siamo quasi pronti a partire, vediamo subito i transiti del mese, ma prima ti suggerisco, se questo video ti sta interessando e soprattutto se vuoi vedere altri video in cui parliamo di un approccio spirituale all'astrologia, di lasciare like all'oroscopo, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella. E detto questo, partiamo con i transiti del mese di luglio. La primissima cosa che vorrei dire riguarda proprio l'inizio di questo oroscopo ed è quindi un messaggio che riguarda tutti e 12 i segni zodiacali, ovvero il fatto che il transito nel segno del Cancro inizia con un momento magico. Questo momento magico si chiama solstizio d'estate. Mi dispiace molto che non sono riuscito a fare un video, magari darò qualche suggerimento su Telegram su questo momento, però rimediamo subito. Il solstizio d'estate è il momento in cui chiaramente abbiamo la maggiore luce e quindi il giorno più lungo dell'anno e anche la minore durata della notte. E questo, per noi che ragioniamo per analogia, per similitudine, significa anche un momento praticamente perfetto per la manifestazione,
cioè per prendere le nostre idee, i nostri progetti e fare tutto quello che è possibile nelle nostre possibilità per realizzarli. Quindi una prima riflessione potrebbe essere proprio questa: al di là del tuo segno di nascita, del tuo ascendente e così via, potresti proprio ragionare sulle tue idee, sui tuoi progetti e in particolare anche su quei propositi che avevamo formulato all'inizio dell'anno, a gennaio quando è iniziato l'anno, ma anche durante l'equinozio di primavera, quindi quando è iniziato l'anno astrologico, e perlomeno farti questa domanda, cioè chiederti a che punto sono con la realizzazione, sto ancora nella mia tabella di marcia oppure sono un po' in ritardo, mi ritengo soddisfatto, e eventualmente apportare le giuste modifiche. Detto questo, diamo un'occhiata alla Luna, che avrà un suo ciclo un po' particolare. Infatti in questo mese ci saranno 2 lune piene nel segno del Capricorno, una già passata, è stata il 22 giugno, e poi un'altra il 21 luglio. 2 lune piene nel segno della sfida, nel segno della persistenza, di quel valore, di quell'attitudine che ci porta verso i nostri obiettivi, è sicuramente un invito che l'anima collettiva ci fa a ragionare proprio su questo. In un momento in cui l'estate ci potrebbe un po' rammollire, passami il termine, la luna piena in Capricorno ci porta proprio a riflettere invece su quegli obiettivi anche di lunga durata, quindi non su quelle cose spicciole che si possono fare in qualsiasi momento in questo periodo, ma a dare uno sguardo alla nostra vita, alla tua vita, uno sguardo un po' più generale, e ancora una volta chiederti a che punto sei e soprattutto se c'è qualcosa di più che puoi fare per andare verso la tua realizzazione. Abbiamo poi 2 transiti molto belli, che sono quelli di Mercurio e Venere in Cancro. Sono entrati praticamente in Cancro nello stesso momento e ci rimarranno fino a 2 date diverse, Mercurio il 2 luglio e Venere l'11 luglio. Poi entreranno entrambi nel segno del Leone, quindi nelle giornate successive, 3 luglio per Mercurio, 12 luglio per Venere. Vedremo poi segno per segno questo che cosa significa. L'altro transito importante da citare è quello di Marte, che per tutto il mese, in pratica, per tutto il mese, la parte del mese che guardiamo noi, cioè fino al 20 luglio, sarà nel segno del Toro. Poi entrerà in Gemelli e di questo ne parleremo al prossimo oroscopo. Ultimissimo transito che va citato è quello di Saturno e di Nettuno, che non si muovono, ovviamente sono nel segno dei Pesci, però inizieranno entrambi un moto retrogrado, portando quindi soprattutto i nati in questi segni, nati nei segni d'acqua, ma non solo, poi magari ne parleremo meglio, a guardarsi dentro. Quindi diciamo che è un transito che ci spinge in un momento come l'estate, appunto fatto di molta esteriorità, a focalizzarci invece sulla nostra interiorità. E detto questo, io direi che siamo proprio prontissimi a partire. Lo facciamo con il segno che riceve il Sole, riceve tutti questi transiti. Ovviamente sto parlando del segno del Cancro. Per il segno del Cancro la missione che l'anima porta è una missione veramente importante. Oserei dire quasi la più importante di questo anno, cioè il significato lo possiamo riportare a un termine chiave che è ripartenza, nuovo inizio. Un nuovo inizio che sarà però composto da 2 fasi, andiamo subito a capirle meglio, ma prima vediamo perché nuovo inizio. La ragione, come ormai sicuramente saprai, ha a che fare proprio con questo movimento che sto descrivendo, cioè la rivoluzione del Sole. Il Sole che compie il suo giro, quindi il compleanno che per il Cancro dà inizio a una nuova fase della propria vita, una fase in cui
lasciare andare qualcosa di pesante, una fase in cui acquisire, realizzare qualcosa di nuovo. A questo proposito vorrei aggiungere che non è proprio un nuovo inizio uguale a tutti gli altri, perché questo è un tema di cui abbiamo già parlato tante volte. Il cancro ha avuto un'opposizione molto lunga, durata circa 14 anni addirittura, che come saprai è quella di Plutone. Allora questo nuovo inizio che sta arrivando adesso, proprio ora a luglio 2024, che in realtà per alcuni, per le persone della prima decade, è già arrivato, è già iniziato, significa anche lasciarsi alle spalle proprio tutte queste scorie radioattive lasciate da Plutone, che sono rimaste lì un po' a decantare e adesso invece si possono lasciare andare via e ripartire con un'energia rinnovata. Ma dicevo che abbiamo a che fare con due fasi. Le fasi sono rispettivamente proprio quella del cancro, quando avremo i transiti nel segno, e quella del segno subito dopo, il leone. Sono due fasi abbastanza diverse, quindi proviamo a ragionarci un attimo. All'inizio, ad esempio, se guardiamo Mercurio, il transito ha a che fare con la comunicazione, in quanto Mercurio è il pianeta della mente, dell'intelletto, della comunicazione. Significa fare di tutto per essere più gentili, per comunicare in un modo più gentile e anche per una comunicazione che va proprio nella direzione dell'empatia, della dolcezza, dell'emotività, una comunicazione emotiva, quindi una comunicazione molto adatta, molto appropriata al segno del cancro, che in questo periodo se ne può avvantaggiare. Poi però che cosa accade? Mercurio cambia segno ed entra in un'energia completamente diversa e nuova, quella del leone. Leone all'ottava alta è il segno del coraggio, noi stiamo mirando verso l'ottava alta e questo significa quindi coraggio di esprimersi, e il coraggio di dire le cose che pensi, però conservando quello che hai imparato con il segno del cancro. Quindi significa chiaramente esprimere i tuoi bisogni, esprimere ciò che per te è importante, ma senza mai ferire gli altri, perché è come se ogni segno portasse una sua missione e le missioni sono come dei vagoncini di un treno che esprime poi la missione collettiva. In pratica Mercurio ci sta dicendo di iniziare a trattare gli altri con dolcezza e poi, quando c'è il passaggio in Leone, anche esprimerti liberamente e coraggiosamente, ma sempre facendo molta attenzione a non ferire chi hai di fronte o chi hai intorno. Anche per Venere abbiamo due fasi. La prima riguarda proprio l'ingresso di Venere in Cancro, che ha a che fare con un periodo che va quasi fino a metà mese, un po' prima, 11-12 luglio. Poi Venere entrerà in Leone, ma il significato di questa prima fase, molto diverso per il cancro che la riceve nel segno, ancora una volta è quella di nuovo inizio. Qui molto velocemente specifico una cosa che la specifichiamo tutte le volte, ma io vedo dai commenti che è importantissimo continuare a ripeterla, ovvero ogni volta che parliamo di un qualsiasi valore, di un qualsiasi messaggio, significato, in astrologia evolutiva non significa che questa cosa accadrà, significa che esiste questa possibilità. Dunque, nuovo inizio per noi non significa che tu non fai niente, stai lì ad aspettare e tac, improvvisamente qualcosa di nuovo inizia. Significa una cosa simile ma profondamente diversa, ovvero a un certo punto all'orizzonte si può manifestare l'opportunità energetica di un nuovo inizio, un treno la cui destinazione è un nuovo inizio, ma starà a te salire su quel treno. Ok, ma nella pratica cosa significa nuovo inizio nelle relazioni? I significati sono principalmente due, ovvero per alcune persone Venere che conclude il suo ciclo e ne inizia uno nuovo
può significare proprio conoscere persone nuove, sia in ambito sentimentale, sia in ambito dell'amicizia, però più in generale è un transito che ha a che fare con elevare l'ottava, elevare la vibrazione, quindi portare le relazioni della tua vita a un livello più alto, alzare l'asticella, che in pratica significa fare sì che queste relazioni siano, come piace dire a noi, evolutive, ovvero che portino evoluzione, crescita e miglioramento per entrambe le persone coinvolte. L'ultimissimo messaggio molto importante è quello relativo invece all'ingresso di Venere nel segno del Leone, quindi un transito che inizia dal 12 luglio e poi verrà ancora più rafforzato quando anche il Sole entrerà in Leone il 23 luglio. In questo caso significa coraggio all'interno delle relazioni. Coraggio può avere a che fare ancora una volta con il fatto di parlare, di esprimersi, ma per il segno del Cancro il significato è anche quello di aprirsi, di mostrare qualcosa di sé, di aiutare l'altra persona a fare altrettanto, quindi ad aprirsi, a dare fiducia, a ricevere fiducia, ha a che fare proprio con questo, con la fede, con la fiducia, che nei rapporti tutto andrà bene, e col fatto che ci si può proteggere a vicenda. E bisogna fare attenzione perché nell'ottava bassa del Leone ci sono due aspetti che possono emergere. Uno è quello di guardare all'altro quasi come se fosse qualcosa da mostrare, no? Quindi una sorta di oggetto da esibire, quindi fare molta attenzione a questo, ma anche alla necessità di essere approvati dall'altra persona, e in questo caso il lavoro invece c'entra molto con il darsi da soli l'approvazione, senza appunto aspettare quella altrui. All'ottava alta invece il Leone è ancora una volta il segno del coraggio, che in questo caso c'entra molto col coraggio di guardarsi dentro, dentro anche al rapporto, dentro alla relazione, guardando coraggiosamente sia gli aspetti luminosi sia gli aspetti di ombra. In conclusione, quindi, una missione molto importante, molto coraggiosa, perché può portare nuovi inizi nella vita del Cancro, quindi auguri, in bocca al lupo. Auguri innanzitutto a chi ha compiuto gli anni, in bocca al lupo, perché questa è una missione veramente fondamentale, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Il nostro viaggio prosegue a marcia indietro lungo lo zodiaco col segno dei Gemelli. Qua il cielo è veramente molto diverso, anche se abbiamo un punto in comune. Il punto in comune è il fatto che questo nuovo inizio i Gemelli l'hanno vissuto il mese scorso. Infatti, se per caso hai perso l'oroscopo di giugno, ti suggerisco assolutamente di andare ad ascoltarlo, perché per i Gemelli è un oroscopo veramente speciale, in quanto, vediamo se indovini a cosa sto pensando. A cosa starò pensando? Ovviamente sto pensando all'ingresso di Giove nel segno. Giove nel segno va a inaugurare un ciclo molto grande, molto potente, quindi se hai sentito quello che ho detto per il segno del Cancro, si parlava comunque dell'inizio di un nuovo ciclo, ma sono quelli di Mercurio e Venere cicli relativamente brevi, mentre invece il ciclo di Giove ha una durata di 12 anni. Adesso non voglio ripetere le cose già dette in quell'oroscopo, però molto velocemente può essere importante ribadire questo, che in questa fase, perché siamo ancora in una fase di inizio, una fase in cui Giove sta portando la sua nuova energia nel segno dei Gemelli, si torna con la mente, con il cuore, a qualcosa che stava accadendo 12 anni fa, in un momento molto importante che era il 2012. Ci possono essere quindi delle situazioni che si ripetono, si ripresentano in modo simile, ma ci può essere anche invece semplicemente la possibilità di ripartire con una nuova marcia e anche comprendere meglio adesso finalmente gli insegnamenti di tutte le cose accadute in quel periodo.
Ma che cosa significa questo nuovo inizio? Qua guardate ragazzi, a costo di ripetermi, però io credo anche che in certi casi repetita iuvant si dice, ovvero è inutile dire un sacco di cose nuove quando magari ci perdiamo per strada messaggi molto importanti. Un messaggio che non vorrei fosse perso per strada è proprio quello di riprendere vecchi progetti. Quindi prova proprio a fare una sorta di piccola cronistoria mentale di tutte le cose che sono accadute dal 2012 a oggi. Prova a vedere se c'è qualche progetto, chiaramente che ancora ti interessa, qualche idea, qualche progetto di studio, ad esempio, studi lasciati a metà, studi abbandonati, oppure l'idea di inizio un corso, inizio l'università, torno all'università, mi formo in questo nuovo lavoro, in questa nuova professione. Ecco, se è accaduto qualcosa del genere, prova semplicemente a porti la domanda: ma mi interessa ancora? Perché se ti interessa ancora, la possibilità di riprendere questo progetto, di ripartire con ciò che hai lasciato a metà strada, sì, potrebbe esserci. Un altro aspetto un po' diverso invece è quello di riprendere vecchie situazioni che sono rimaste in sospeso, e con questo intendo dire che a volte tutti noi cerchiamo di far pace con certi aspetti, quindi magari proviamo a trasformarli, proviamo a vivere un certo tipo di cambiamento, però ci riusciamo al 50%, diciamo, e a quel punto poi quella cosa si lascia lì, si lascia decantare, però ci sono dei casi in cui non si risolve, non se ne va del tutto e continua a essere un po' quella spina nel fianco che tu sai che c'è e ti dà fastidio. Ecco, senza farla troppo lunga, Giove che torna nel segno può anche rendere evidente tutto questo e quindi dare anche qualche nuova occasione per risolvere definitivamente questo aspetto. E tutto ciò si va a inserire quasi magicamente in quella che è una tappa spettacolare, una tappa incredibile. La seconda tappa dell'anno, la tappa della seconda casa, riguarda il tema del denaro, riguarda il tema del valore, ma riguarda anche un tema cruciale per tutti noi che è l'autostima. E l'autostima può dipendere anche da un aspetto molto simile, cioè quanto accettiamo di noi stessi, quanto ci sentiamo a disagio quando sentiamo che qualche situazione l'abbiamo lasciata lì, questo riguardo all'ultimo punto, no? Oppure quando abbiamo lasciato lì qualche progetto, hai lasciato lì qualche idea, qualcosa a cui tieni, quanto ti farebbe sentire bene, quanto ti farebbe sentire amato il fatto di riprendere in mano un'idea che magari hai chiuso nel cassetto, un sogno chiuso nel cassetto. Prova a porti questa domanda. Ed è importantissimo anche dire che tutti i transiti nel segno del Cancro sono transiti che vanno a lavorare sul cuore, quindi su un aspetto che a volte in un tema natale di una persona nata sotto il segno dei Gemelli potrebbe essere un po' meno sviluppato come aspetto. Molto dipende dal tema natale, dipende da quanta acqua c'è, chiaramente, però essendo segno d'aria, segno di intelletto, segno di ragionamento, ogni volta che arriva un transito acqua, un transito legato alle emozioni, ai sentimenti, questo aiuta automaticamente i segni d'aria, quindi vale anche per l'Acquario, vale per la Bilancia, a connettersi con le proprie emozioni, anche a comprendere meglio le proprie emozioni. Quindi vedi che mese ricco di significati, che mese ricco di opportunità. Ancora due cose importanti da dire, due cose molto veloci, riguardano poi l'ingresso di due pianeti personali, cioè Mercurio e Venere, nel segno del Leone. Le date sono 2 luglio per Mercurio e esattamente 10 giorni dopo, quindi 12 luglio per Venere.
Mettiamola così, quando c'è qualcosa che sembra bloccarsi nella comunicazione o quando qualcosa sembra stagnare nei rapporti, incomprensioni, malintesi e così via, se proprio non si arriva a una soluzione, a qualcosa che porti equilibrio, allora si può anche attendere, lasciare in stand-by o comunque continuare a lavorare interiormente, diciamo, su quell'aspetto, ma non insistere con l'altra persona, non insistere direttamente con la persona, la situazione in cui c'è la stagnazione, il blocco, il fraintendimento, perché nel momento in cui il Sole entra in aspetto armonico, in un segno di fuoco, un segno che è compagno, che è alleato dei Gemelli, sto parlando del Leone, ecco che le energie diventano un po' più favorevoli a un'intesa, a trovare un punto di equilibrio e così via. Quindi, riassumendo, momento di lavoro interiore fino a queste date, 2 luglio, 12 luglio, dopodiché si può tentare una strada di conciliazione, soprattutto appunto in quei casi in cui non ci si è capiti troppo. E concludiamo parlando del futuro, che se non ne parliamo in questo oroscopo, però quando ci avvicineremo alla fine del mese di luglio ci sarà Marte che dopo 2 anni di transiti in altri segni torna proprio nel segno dei Gemelli. Cercherò di realizzare un video, almeno un video breve per spiegare il significato, ma sicuramente ne parleremo nel prossimo oroscopo, nell'oroscopo di agosto, perché sarà comunque un transito questo molto molto importante, un transito che andrà a sbloccare qualcosa, quindi prendi il tuo diario personale se ce l'hai, se non ce l'hai createne uno e segna questa data, l'ingresso di Marte nel segno, e ne parleremo alla fine di luglio. E detto questo, proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Siamo arrivati così al segno del Toro e per il Toro vorrei tentare un'altra strada, ovvero partire dall'ingresso di Marte. Infatti il Toro è appunto il segno in cui tra giugno e luglio vede Marte entrare proprio nel suo segno, ovvero Marte è entrato in Toro e con questo porta la possibilità di un nuovo modo di agire e anche di un nuovo modo di gestire i conflitti. Infatti lo so che forse è un po' strano partire proprio da Marte, ma in questo caso credo che sia importante anche comprendere che cos'è Marte, di cosa ci parla, distinguendo tra ottava bassa e ottava alta. All'ottava più bassa, cioè quando la vibrazione scende molto, il significato di Marte ha quasi unicamente a che fare con l'aspetto dello scontro, con l'aspetto del conflitto. È come se Marte dicesse: ecco, adesso divento solamente dio della guerra, quindi mi occupo solo di questo, solo di gestire i conflitti e a volte anche di andarli un po' a creare, dato che se lo guardiamo a livello mitologico era un po' quello che faceva, quindi andava a far scoppiare i conflitti, andava un po' a esacerbare gli animi. Quindi per qualcuno potrebbe significare, purtroppo anche questo, la nascita di nuovi conflitti, ma attenzione che questo ha molto comunque a che fare con la nostra consapevolezza, quindi non è mai qualcosa che accade in automatico, non è mai qualcosa che accade al di fuori della nostra coscienza, bensì è sempre qualcosa che accade per farti imparare qualcosa, è un insegnamento, per insegnarti come gestire certi conflitti. E così arriviamo a un significato intermedio di Marte, che è proprio quello appunto di comprendere tutti gli insegnamenti. Allora, per qualcun altro questi insegnamenti che riguardano le situazioni di conflitto, di scontro, potrebbero anche essere legati al fatto di capire finalmente perché certe cose sono accadute, cose relative proprio a questo ciclo degli ultimi 2 anni,
quindi diciamo da metà 2022 a metà del 2024. Se ci sono state situazioni di conflitto, di grossi malintesi che non si sono mai risolte, forse addirittura non hai capito il perché, ma perché ho litigato con quella persona, perché c'è stato quello scontro, ecco che adesso potrebbe arrivare proprio la possibilità di questa nuova comprensione. A parte questo, poi abbiamo ovviamente il significato dell'ottava alta, finalmente, perché l'ottava alta, Marte, significa qualcosa che non è proprio il contrario, però è molto diverso. Marte è il modo in cui agisci, Marte disciplina le tue azioni, quello che fai, quindi guarda che transito importante. All'ottava alta significa possibilità di acquisire nuovi modi di fare, possibilità di uscire dalle zone di comfort che tra l'altro è proprio rappresentato dal segno di questo mese, il segno del Cancro, che è un segno che ama fare le cose in un modo abitudinario. Il Toro è un segno fisso che non è così portato solitamente al cambiamento, quindi ecco che Marte, che torna nel segno, può mostrare tutto quello che è stagnante, tutte quelle routine che potrebbero farti sentire bene, ma che in realtà ti stanno limitando. Significa iniziare, o almeno tentare, fare il tentativo di iniziare a fare le cose nella tua vita in un modo diverso, in un modo nuovo, un modo che se ti lascerai andare a questa possibilità potrebbe portare veramente molto benessere e molta gioia. E a parte questo, adesso diamo un'occhiata agli altri pianeti, perché proprio come abbiamo detto per il Cancro è come se il mese fosse diviso in due, forse per il Toro ancora di più, perché in una prima fase che arriva fino a circa il 12 luglio i transiti sono nel segno del Cancro, quindi sono transiti assolutamente armonici per il Toro, e la missione è quella di portare sensibilità nella concretezza, quindi ancora una volta nelle azioni pratiche che fai, però anche il contrario, portare concretezza nella sensibilità, passare dalle parole ai fatti, compiere atti gentili, atti di gentilezza, e tutto questo ha a che fare con il Cancro, segno della dolcezza, segno della tenerezza, segno quindi che spinge a far emergere, a portare nella propria vita queste energie così emotive, così legate al cuore. E poi attenzione, perché a un certo punto invece ci sarà un cambio non proprio brusco, ma una svolta energetica, quando cioè prima Mercurio e poi Venere entreranno in quadratura. La quadratura in questo caso potrebbe far emergere qualcosa non di antico, ma diciamo qualcosa che è lì da qualche settimana, da qualche mese, e che per Mercurio riguarda il modo in cui comunichi, il modo in cui ricevi, scambi le informazioni. In parole povere, insomma, se c'è qualche malinteso, qualcosa che non è stato chiarito, o qualche situazione che di per sé è poco chiara, è come se da questa data, 2-3 luglio in avanti, le cose si potrebbero complicare. Ma attenzione ancora una volta, complicare non perché lo vuole la sfortuna o chissà per quale arcana ragione, semplicemente perché quella situazione in particolare già in partenza aveva qualcosa che non andava, e il transito di Mercurio in Leone, Leone segno del coraggio, della chiarezza, delle cose che vengono dette anche papali come sono, offre proprio l'opportunità di chiarire ogni malinteso. L'ingresso di Venere in Leone è in un certo senso simile, ovvero porta l'energia del Leone, un'energia simile, legata ancora una volta al coraggio, alla magnificenza, anche alla bellezza, e questa volta però nell'ambito delle relazioni. La prima cosa che mi viene in mente è che per il Toro questo transito può avere il significato di cercare il proprio piacere. Capita spesso infatti che le relazioni diventino un luogo di
dovere, un luogo di senso di colpa, un luogo in cui insomma devi fare le cose per l'altro o perché ti senti che se tu non le facessi sarebbe sbagliato e così via. Mentre invece è come se Venere che entra in Leone ti dicesse sì, però ricordati anche che stare insieme è una scelta, stare insieme è qualcosa di bello, la coppia, la relazione è qualcosa che tu hai scelto perché si suppone che insieme all'altro starai meglio, sarai più felice, più gioioso rispetto a quando sei da solo. E dunque questo transito è come se avesse come missione evolutiva quella di riscoprire il piacere di stare insieme e anche di fare cose belle insieme, cose che diano piacere a entrambi. È importante però ricordare anche che è comunque un transito in quadratura, un transito che poi andando avanti verrà diciamo sottolineato dal Sole che entrerà in quadratura quando poi saremo sotto il segno del Leone. Questo potrebbe significare che almeno per alcuni, e qua molto in realtà dipenderà da come i due temi natali delle due persone interagiscono tra di loro, ovvero da come le sinastrie delle persone si vanno ad abbracciare o a scontrarsi, ecco, potrebbero emergere dei punti non risolti di quella relazione, alcuni nodi che vanno sciolti. E questo, attenzione, ha il significato che per tutta la durata di questo transito, ora a memoria non mi ricordo le date, ma vediamo subito, Venere rimarrà nel segno del Leone per tutto il mese di luglio, quindi vale per tutto questo oroscopo, e fino al 5 di agosto. Quindi poi ne parleremo nel prossimo oroscopo di che cosa accade dopo questa data, però ovviamente già sappiamo che entrerà Venere in un segno di terra, nel segno della Vergine, un segno che porta un'energia molto più armonica per il Toro. E allora questo molto banalmente può avere il significato di non intestardirsi a voler risolvere a tutti i costi le cose in quel periodo. Parlarne sì, confrontarsi sì, meditare, fare lavoro interiore sì, però probabilmente il mese di agosto sarà un mese ancora più favorevole alla risoluzione di tutto questo. E con questo direi che possiamo proseguire e andare a marcia indietro lungo lo zodiaco. Prima di proseguire, ragazzi, seguitemi un attimo perché c'è un chiarimento importantissimo che voglio fare. Continuo infatti a leggere commenti che dicono: ma come fai a dire che non esiste la sfortuna? Oppure: ma come fai a dire che siamo noi gli artefici del nostro destino? E io lo so benissimo che l'astrologia più classica non ci ha abituato a ragionare in questi modi, però questo non è un canale di astrologia classica, questo è un canale di astrologia evolutiva. In questo canale ciò di cui io parlo è strettamente connesso con le leggi spirituali e con la legge di attrazione. Per la legge di attrazione, ciò che tu vivi nella tua vita è qualcosa che attrai direttamente. Il punto, questo sarebbe molto complesso da approfondire adesso, ma il punto è che l'uomo non conosce fino in fondo se stesso, l'essere umano chiaramente non conosce pienamente se stesso, quindi tutto ciò che noi attiriamo spesso fa parte di un'attrazione che non è consapevole, quindi non vediamo i risultati, non riusciamo a connettere ciò che viviamo col fatto che dentro di noi c'è qualcosa che lo sta attraendo, fosse anche qualcosa di molto remoto, qualcosa di inconscio, qualcosa di karmico, ma questo qualcosa per le leggi spirituali esiste e su questo qualcosa noi possiamo agire, lo possiamo trasformare. Questo è il senso dell'astrologia evolutiva, quindi va benissimo che qualcuno non sia d'accordo, va benissimo che questo qualcuno eventualmente prenda un'altra strada, ci mancherebbe altro, però la cosa che io ci tengo a ribadire è che questo è il genere di astrologia che facciamo. In questo genere noi guardiamo i transiti non per sapere che cosa ci accadrà,
ma sapendo che siamo artefici del nostro destino, il contrario esatto, quello che tu puoi fare con questi transiti per vivere e trasformare al meglio la tua vita. E proseguiamo il nostro viaggio sempre a marcia indietro lungo lo zodiaco, parlando del segno dell'Ariete, un segno che si trova ad affrontare una tappa un po' più impegnativa anche se abbiamo bisogno di fare un distinguo. Infatti ci troveremo con una parte del mese di luglio con transiti che sono in quadratura, i transiti nel segno del Cancro, però poi a un certo punto arriveranno anche transiti in un segno armonico, in un segno alleato, che è quello del Leone. Cerchiamo di capire meglio anche la cronistoria di questo passaggio. Innanzitutto Sole e Luna saranno in quadratura e in questo caso stiamo parlando di un aspetto che dura fino al 23 di luglio, quindi un po' tutto questo oroscopo, e va a creare qualche sfida, qualche prova. Mentre invece Mercurio sarà in quadratura solamente fino all'1-2 luglio, perché poi dal 2 luglio entra in aspetto favorevole. Stessa cosa per Venere, in quadratura questa volta fino all'11 luglio, dal 12 entra in aspetto positivo, favorevole, armonico nel segno del Leone, e dunque poi quando arriveremo al 23 ci sarà una sorta di liberazione. Quindi annotati proprio queste tre date: 2 luglio, 12 luglio, 23 luglio. Ma facciamo prima un passo indietro, perché per l'Ariete dopo la ripartenza che è iniziata con l'equinozio di primavera, arriviamo quindi al primo momento di stop, di pausa, quel momento che in altri oroscopi, per altri segni, abbiamo definito il momento di pit stop. Se questa fosse una gara, una competizione di Formula 1, al posto di un viaggio nel ciclo annuale sarebbe il momento di fermarsi, vedere se la macchina è a posto. È il momento quindi di fermarsi, vedere se la vita in tutti i suoi aspetti è a posto. In questo caso le quadrature riguardano aspetti molto profondi come la personalità, il Sole, qualcosa di interiore, emotivo, come la Luna nel segno del Cancro, Capricorno, l'intelletto, Mercurio, le relazioni, Venere. Quindi diciamo che si tratta di andare a vedere questi comparti della vita. A partire dal 2 di luglio arriva un primo aiuto che è un aiuto mentale, è l'aiuto di Mercurio, è quel coraggio portato dal Leone di guardare con grande schiettezza all'interno delle situazioni della vita, all'interno di quello che vogliamo cambiare, di ciò che abbiamo bisogno di modificare e così via. Il 12 luglio abbiamo invece un altro passaggio di testimone con Venere, quindi un'energia che cambia nell'ambito delle relazioni. Potremmo immaginare tutto questo quindi come un elastico che si tende già nel mese di giugno e raggiunge proprio il suo apice nel passaggio tra giugno e luglio, poi piano piano inizia ad allentarsi, prima con qualche aiutino a livello mentale, quindi nuove idee, nuove riflessioni, questo significa anche ricorrere a qualcosa che l'Ariete non sempre fa, cioè la meditazione, fermarsi, respirare, contare fino a 10, connettersi con la propria interiorità e così via. Poi si arriva a quell'altra data del 12 luglio in cui c'è la possibilità invece di risolvere qualcosa a livello relazionale, anche di ricevere qualche aiuto dall'esterno, quindi questo significa essere ricettivo o ricettiva, provare a vedere se ci sono aiuti che stanno arrivando dall'esterno, sapendo anche, attenzione, che gli aiuti a volte possono essere mascherati e vanno riconosciuti. E l'ultima data, quella in cui finisce ufficialmente il pit stop, sarà invece quella del 23 luglio in cui il Sole entra in Leone, ma di questo parleremo nel prossimo oroscopo. Se hai ascoltato la parte iniziale di questo oroscopo ti ricorderai che
è un momento piuttosto particolare, c'è una doppia luna nel segno del Capricorno, un evento non rarissimo però piuttosto particolare, e dato che anche quella col Capricorno per l'Ariete è una quadratura, un momento di assestamento, un momento in cui fare i conti con qualcosa, soprattutto la seconda di queste lune, quella del 21 luglio, potrebbe essere un momento in cui c'è una sorta di colpo di coda, un colpo di coda di qualcosa di vecchio, di antico, qualcosa che nella vita hai già visto accadere, anche una provocazione a volte, qualcosa che ti mette in difficoltà, e in quel momento sarà molto molto importante non cascare in questa provocazione, non cadere nel tranello. In generale direi che per questo mese una soluzione, una strada, un cammino è proprio quello di imparare a respirare, imparare a contare non fino a 10, perché magari fino a 10 non può bastare sempre, quindi qualcosina di più, e soprattutto anche di comunicare bene con l'altro, perché è un po' questo anche il messaggio di Mercurio quando è in aspetto disarmonico, cioè provare ad esempio a chiedere conferma. Tu hai detto questa cosa, oppure un altro aspetto che a volte può sembrare un po' ridicolo, invece è molto importante, fare il contrario, cioè hai capito quello che ti ho detto? Sono riuscito a spiegarmi? C'è qualcosa che non è chiaro? Provo a spiegarmi di nuovo. Avere un po' di pazienza a livello comunicativo sicuramente può aiutare. E detto questo, proseguiamo il nostro fantastico viaggio lungo lo zodiaco. Siamo arrivati così al segno dei pesci, un segno dei pesci che ha a disposizione adesso delle energie, quelle del segno del Cancro, che sono assolutamente compatibili. Io non voglio parlare di favorevoli o di sfavorevoli, perché ragazzi continuo a ricevere tantissimi messaggi che in questo senso guardano ancora all'astrologia in un modo molto duale. Qua ci sono le cose buone, qua ci sono le cose negative, qua c'è ciò che è fortuna, ciò che va bene, qua ciò che è sfortuna e che va male, e così via. E tutto questo non ha molto a che fare con una visione evolutiva. Una visione evolutiva è sempre basata sui termini di potenzialità, quindi di potenziale, di qualcosa che in questo caso i pesci possono sviluppare da un universo che non esiste, ancora non si è manifestato ma è in potenza, e con il concetto di opportunità, quindi di qualcosa che può essere colto. Ciò che può essere colto è l'energia di un segno d'acqua, quella del Cancro, che si va a sposare molto bene con l'energia del segno dei pesci, in un momento in cui, attenzione, i pianeti escono dalla quadratura. Quindi ad esempio Mercurio è stato prima nel segno dei Gemelli, quindi in quadratura, Venere è stata nel segno dei Gemelli, insieme sono usciti da questo aspetto disarmonico, questo è già accaduto il 18 di giugno, e hanno quindi portato una possibilità di risoluzione. Abbiamo un Sole in aspetto armonico, quindi la possibilità di migliorare qualcosa nella propria personalità, anche in ciò che ci dà gioia, in ciò che ci dà soddisfazione. Una Luna che è in aspetto armonico, quindi anche qualcosa di un po' più interiore, legato alla nostra emotività e così via. Abbiamo Mercurio e Cancro che entrano in trigono, quindi qualcosa che si può sistemare a livello dei processi mentali per il segno dei pesci, delle proprie credenze, anche dell'agitazione, dell'ansia che a volte arriva da un'iperattività della mente. Abbiamo Venere in un aspetto favorevole, quindi qualcosa che si può sistemare, si può sbrogliare a livello relazionale, ovviamente mettendoci anche tu quelle spezie, quegli ingredienti che renderanno più saporita, più gustosa la ricetta dei rapporti della tua vita. E
una menzione simile è anche per Marte nel segno del Toro, quindi in un altro aspetto che è armonico per i pesci, ma entrerà in quadratura poi il 21 luglio. Di questo quindi parleremo nel prossimo oroscopo per capire meglio che cosa significherà avere Marte in quadratura. Per adesso i pesci possono navigare in queste acque decisamente armoniche. Attenzione che acque armoniche, lo so che qua sono ripetitivo, ma lasciatemelo dire solo 30 secondi, non significa tutto automaticamente andrà a posto da solo, bensì significa ci sono le condizioni energetiche affinché alcune cose si possano sistemare, quindi c'è qualcosa di un po' più semplice, diciamo così, da sistemare. Diamo però un'occhiata a Venere e Mercurio nel segno del Cancro, perché questo significa autostrada aperta per le emozioni e per i sentimenti, e come dicevo nella fase iniziale, questo non è necessariamente positivo, ma non è neanche necessariamente negativo. Lo possiamo dividere in realtà in ottava bassa, quindi in una vibrazione più bassa, e in questo caso, quindi per certe persone, questo canale aperto diventa un fiume in piena, quindi non si riesce più a capire che cosa si sente, a dare un nome alle proprie emozioni, si confondono le une con le altre. E quindi ovviamente la strategia è fare chiarezza nel proprio cuore, fare chiarezza nel proprio mondo emotivo, perché all'ottava alta questo aspetto significa dare voce al proprio cuore, dare voce a quello che senti e unire quella voce dell'emozione, quella voce del sentimento con la voce della coscienza. Poi c'è Venere in Cancro che per il segno dei pesci acquisisce un significato veramente elevato, ovviamente in tutti quei casi in cui siamo in grado di manifestare nella vita quel significato che è proteggersi a vicenda, quindi essere la persona che protegge l'altro ma anche che si fa proteggere, e quindi diciamo che questa è anche l'occasione per qualcuno di sbarazzarsi di tutti quei rapporti in cui l'altro è così concentrato su se stesso da non accorgersi neanche dei tuoi bisogni o addirittura del fatto che esisti. Due domande potrebbero essere proprio se stai pensando al bene dell'altra persona e anche se stai concedendo all'altro di pensare al tuo bene, se lo stai proteggendo dalle paure delle ipocondrie. Sì, perché il significato di Venere in Cancro, il significato più elevato, è proprio quello che ha espresso Battiato nel suo brano meraviglioso La cura, un brano che sembra proprio quasi essere stato scritto per esprimere la bellezza di Venere quando transita nel segno del Cancro. A proposito, c'è anche un video nel mio primo canale in cui analizzo il significato esoterico del testo, quindi se ti interessa puoi andare a dare un'occhiata. Ma diamo un'occhiata veloce anche alle date, perché il 2 di luglio Mercurio cambia segno, entra in Leone, e il 12 luglio anche Venere cambia segno e entra nel Leone, ovvero nella sesta casa dei pesci, quindi andranno ad agire sull'aspetto lavorativo, sull'aspetto della vita quotidiana, su tutto ciò che è routine, e questo ha anche il significato di provare a cambiare abitudini, di guardare a quella che è la zona di comfort, le zone di comfort. Con Venere nella sesta casa si tratta anche delle abitudini di coppia, quando appunto siamo all'interno di una coppia, oppure per chi è single al modo abitudinario, rutinario in cui ti relazioni agli altri, quindi quel tipo di approccio, di attitudine che hai quando interagisci con qualcuno, può essere quindi il momento per cambiare o sistemare qualcosa. Infine, e con questo concludiamo, è questa per i pesci la tappa del divertimento, tappa in cui andare a riscoprire tutto ciò che è ludico, tutto ciò che è leggero, tutto ciò che fa stare bene, quel gioco di cui diciamo sono grandi maestri i bambini,
ma attenzione, la quinta è anche la casa della creatività, quindi il momento in cui poter creare, il momento in cui dedicarsi a attività artistiche, creative, di mettere la propria sensibilità a servizio dell'arte, disegnando o esprimendosi, insomma, in qualsiasi forma. Per chi è genitore è anche un momento ottimo per passare del tempo di qualità, un tempo creativo appunto insieme ai propri figli. E detto questo, proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Concludiamo questa prima metà dell'oroscopo con il segno dell'Acquario e ti anticipo che questo bellissimo arco che vedi dietro di me potrebbe sparire. Questo in realtà è un dettaglio, ma mi sento di dirtelo perché dal prossimo segno potremo cambiare nuovamente location. Ma adesso concentriamoci su quello che è il segno della ribellione, su quello che è il segno dell'anticonformismo, su quello che è il segno della necessità di distinguersi, della necessità di trovare la propria originalità, la propria autenticità nella vita. Perché sto parlando di queste caratteristiche acquariane? Perché nel momento in cui si vanno a creare delle opposizioni, e sarà proprio questo il caso, perché avremo una prima opposizione di Mercurio dal 3 al 25 luglio, quindi puoi segnare questa data. Avremo anche un'altra opposizione a partire dal 12 luglio, Venere che appunto entrerà in opposizione dal segno del Leone e ci rimarrà fino al 6 di agosto, quindi un transito che andrà anche nel mese successivo, e infine una quadratura da parte di Marte nel segno del Toro. Tutto questo però per l'Acquario non ha tanto il significato di non so, qualcosa che ti mette i bastoni tra le ruote o qualcosa che va storto perché sì, perché deve andare storto, ma proprio il significato di andare a rinforzare quello che dicevo e quindi porti le seguenti domande, le grandi domande della vita: ma io chi sono veramente? Al di là dei condizionamenti, al di là di ciò che gli altri vorrebbero che tu fossi, al di là di ciò che gli altri vorrebbero che tu facessi, chi sei per davvero? Ecco, queste opposizioni nel segno del Leone, il segno dell'io, il segno dell'ego, il segno della personalità, anche un segno però da cui l'Acquario può imparare tanto su se stesso, tutto questo può attivare queste domande e quindi portarti anche verso alcune risposte, o almeno avvicinarti a queste risposte, aiutarti a capire chi sei, aiutarti a sapere meglio che cosa ti distingue, che cosa ti rende unico, che cosa rendendoti unico ti porta anche verso la tua felicità e la tua gioia. Però diciamo che sono partito subito dalle opposizioni, mentre invece bisogna dire che il mese sarà diviso in due metà. Abbiamo qualche sfida che sarà di carattere crescente. L'immagine è proprio quella di una molla o di un elastico, se vuoi, che si tende sempre di più, anche un arco. Ti puoi immaginare anche un arco che viene teso. Possiamo vedere anche le date: dal 10 giugno infatti abbiamo Marte in quadratura, quindi già lì l'elastico ha iniziato a tendersi un pochino. Marte in quadratura può portare pigrizia, dato che siamo nel segno del Toro, alcuni ritardi, blocchi nell'agire, nelle azioni, alcune cose che non vanno a buon fine, quindi non è proprio il momento di intestardirsi su ciò che non sta funzionando. Poi arriviamo al 2 di luglio, l'arco si tende ancora un pochino, Mercurio entra in opposizione e poi lo tendiamo ancora un po' di più questo arco, questa molla che dir si voglia, quando il 12 di luglio Venere entra in opposizione. E diciamo che l'intensità massima quindi sarà proprio in questi giorni che vanno dal 12 al 20 di luglio, date che ti puoi segnare e soprattutto anche ricordare quando arriveranno queste date, l'importanza di mantenere il tuo centro,
l'importanza di sapere, di riconoscere chiaramente il fatto che ciò che arriva dall'esterno è uno specchio. Molto spesso le difficoltà non sono difficoltà reali, bensì sono difficoltà anche oggettive, quindi che percepiamo come reali, ma che arrivano a livello evolutivo per mostrare qualcosa di te, qualcosa che puoi correggere e cambiare agendo dentro di te. Però attenzione, perché il 21 di luglio Marte esce dalla quadratura ed entra nel segno dei Gemelli, quindi stiamo parlando anche in questo caso di un ingresso molto favorevole in un segno d'aria, quindi dal 21 luglio in poi questo tipo di energia cambierà in un modo abbastanza forte. Dal 26 luglio, subito dopo, Mercurio esce dall'opposizione, entra in Vergine, quindi la molla, diciamo, inizia a rientrare, e infine il 6 agosto anche Venere esce dall'opposizione. Tutto questo, dal mio punto di vista, ha un significato molto molto importante, perché è come se andasse a diluire questi transiti. Il mese di agosto, infatti, il mese che sta arrivando, è un mese che a volte presenta alcune difficoltà per l'Acquario, in quanto è proprio il mese dell'opposizione. L'opposizione crea sempre una necessità di adeguarsi, di sistemare alcuni aspetti della vita che sono traballanti. Ma dato che i pianeti personali hanno deciso di anticipare questo transito, ecco, è come se poi quando il Sole entrerà in opposizione, un po' questa molla ha già iniziato a rientrare, quindi molto probabilmente l'Acquario riuscirà a gestire molto meglio in questo 2024 questi transiti che appunto si presenteranno in un modo graduale e che soprattutto, lo ripeto ancora, hanno lo scopo di aiutarti a comprendere chi sei. Infine, non potrei mai concludere questa parte senza citare il fatto che la sesta tappa, cioè quella che precede poi l'opposizione, ha comunque il significato di guardare alla propria routine, guardare alle abitudini di vita, quindi a quello che fai nel giorno dopo giorno, a come ti svegli, a come vai a letto, come mangi, a che orari mangi, a certi vizi, se li hai. Penso magari a persone che fumano, chi fa un uso esagerato di alcol o di altro, insomma di tutto quello che porta al di fuori di uno stato di salute, di equilibrio, che è un valore espresso dalla sesta casa, la casa della Vergine, e che quindi chiede di essere sistemato. Certo, potrebbe sembrare strano come periodo dell'anno, il periodo di luglio, per andare a sistemare qualcosa, ma perché? Chi l'ha detto? In realtà un mese in cui qualcuno potrebbe essere già in ferie, qualcuno potrebbe avere più tempo libero da dedicare a se stesso o a se stessa, può essere anche un momento in cui mettere ordine in questi aspetti. Quindi cura delle abitudini, cura della routine, anche momento in cui fare qualche passeggiata in mezzo alla natura o ritagliarsi un po' di momenti per stare nella natura, per stare con i propri animali domestici, per chi ne ha. E detto questo, ovviamente vi do l'appuntamento al prossimo mese, che sarà un mese ancora più cruciale per l'Acquario, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Ma prima di proseguire con il prossimo segno c'è un messaggio che vorrei rivolgere a tutto lo zodiaco, quindi a tutti e 12 i segni zodiacali, perché proprio questo mese si è tenuto un oroscopo speciale. L'ho detto nella prima parte, ora vorrei aggiungere qualcosa velocemente: il nostro primo oroscopo che si è basato sulle case astrologiche. Perché l'abbiamo tenuto questo oroscopo nella forma del webinar? Perché comunque bisognava spiegare bene appunto come si fa a riconoscere in quale casa del mio tema natale avvengono i transiti. In realtà ci sono tutte le spiegazioni per riconoscerlo, quindi se per caso non mi fossi spiegato bene, specifico che questo webinar è registrato. È un oroscopo che va a vedere i transiti soprattutto di Mercurio e Venere, quindi la mente, le relazioni, i rapporti, in un periodo che va dal 18 di giugno fino al 12 luglio,
e andiamo a vedere che cosa, come influirà sulle case del tuo tema natale in cui sono entrati sia Mercurio sia Venere e che continueranno questo viaggio che appunto finisce il 12 luglio. Quindi se ti interessasse è ancora possibile acquistarlo perché è registrato, quindi puoi ottenere l'accesso alla registrazione e andare a vedere questo oroscopo così originale, così diverso dal solito. Un oroscopo che, dato che è andato piuttosto bene, non lo so ancora, ma credo proprio che ripeteremo l'esperienza. E detto questo, cari amici e amiche, noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Siamo partiti dal segno del Cancro, abbiamo appena superato la metà dello zodiaco, questo significa che arriviamo al segno opposto, quindi al Capricorno. Capricorno che si trova ad affrontare una tappa piuttosto impegnativa, una tappa che, se vogliamo, ha a che fare con una delle sfide più spirituali che ci possano essere. Potremmo definirla addirittura la sfida più antica del mondo, che ha a che fare con il meccanismo dello specchio. Che cosa significa? Significa che la realtà è come se riproponesse all'infinito un po' sempre la stessa prova, la stessa sfida, dei dissidi che appaiono un po' come scherzi del destino nella nostra percezione, in quello che noi cogliamo della vita. Però in realtà si tratta sempre della ripetizione di un copione veramente simile, una sorta di camaleonte che via via cambia pelle, quindi cambia la forma, ma continua a riproporre sempre la stessa sfida. E la sfida è proprio il fatto di riconoscere che quello che vedi all'esterno, ciò che ti ritrovi a vivere all'esterno, è uno specchio di qualcosa di interiore. Ho già realizzato un video che lo trovi sul mio primo canale, poi magari ne parleremo meglio anche qua. Sto parlando della legge dello specchio, la possiamo conoscere così, ovvero il fatto che ciò che vivi nei rapporti con gli altri, ma anche nelle relazioni, è qualcosa che ha a che fare con qualcosa di interiore e che appartiene a te, e quindi che solo attraverso la trasformazione della tua realtà interiore potrà cambiare anche quella esteriore. Potremmo dire che questa legge in realtà è sempre valida, non è che si attiva solamente in un momento dell'anno, però per il Capricorno, trovando il Sole, la Luna in opposizione, ora andremo a vedere anche bene i transiti di questo mese con le date, è come se questo meccanismo si accentuasse. Dunque non c'è da stupirsi e non c'è neanche da lottare troppo contro ciò che non va all'esterno, perché sarebbe un po' appunto come prendersela con lo specchio, perché sta riflettendo un'immagine arrabbiata. L'unico modo, l'unica vera strategia è cambiare la nostra immagine in modo che lo specchio ce ne rimandi una più appropriata a quella che vogliamo. Diamo quindi un'occhiata al cielo del mese. Per prima cosa ovviamente il Sole, che trovandosi in Cancro si viene a trovare in opposizione. Stessa cosa per la Luna nuova, che sarà nel segno del Cancro il 5 luglio e si troverà quindi in opposizione. Questo significa che questa dinamica a specchio potrebbe proprio mostrarsi nei giorni intorno al 5 luglio, un giorno prima, un giorno dopo e così via. Fino al 2 di luglio abbiamo anche Mercurio in Cancro, in opposizione, e questo potrebbe significare che il meccanismo dello specchio si rifletterà molto anche nel vedere negli altri certe credenze, certi schemi di pensiero che probabilmente appartengono anche a te. Lo strumento di indagine interiore è proprio porsi tutte le domande possibili. Ogni volta che vedi qualcosa che stride in ciò che gli altri dicono, nel modo in cui gli altri ragionano, tutto ciò che non ti torna, l'idea è quella di fermarti un attimo, respirare e poi chiederti:
ma non è che questo in realtà ha a che fare con me, anche magari in piccola parte, anche in minima parte, però andare alla ricerca di questo specchio. Poi abbiamo Venere che si trova in opposizione, in questo caso il transito è un po' più lungo, fino all'11 di luglio, quindi prende una buona parte di questo oroscopo e va a fare da specchio, in questo caso, alle dinamiche relazionali. Potrebbe avere anche a che fare con certi blocchi, certe stagnazioni, qualcosa che proprio non funziona nei rapporti con gli altri, quindi anche in quei casi in cui sembrava di aver raggiunto un equilibrio, in quei casi in cui magari c'era già stato un percorso per sistemare le cose, ecco, ci potrebbe essere l'impressione che le cose stanno, come dire, precipitando di nuovo. Però i casi sono due. Se la relazione è veramente destinata a funzionare, non sarà che un ultimo colpo di coda delle cose già sistemate, e una volta superata questa opposizione tutto tornerà a filare liscio come l'olio. Quindi diciamo che dal 12 luglio in poi questo tipo di energia oppositiva inizierà a placarsi. In certi altri casi invece può essere un indice del contrario, ovvero del fatto che certe relazioni o quantomeno certe dinamiche all'interno delle relazioni vanno lasciate andare. Adesso però cambiamo completamente argomento, perché se andiamo sul pianeta rosso, sul pianeta Marte, scopriamo qualcosa di veramente diverso, perché fino al 20 di luglio, quindi praticamente per tutto questo oroscopo, fino a quando poi il Sole entrerà in Leone o quasi, Marte si viene a trovare in un altro segno di terra, si viene a trovare in Trigono. Quindi è come se avessimo la compresenza di questa dinamica dello specchio, che più che altro, diciamo, spinge a guardarsi dentro, a fare un lavoro interiore e anche a non tirare troppo la corda, ecco, dandosi anche il tempo e la pazienza per superare alcuni momenti di difficoltà. In questo caso quindi si è autorizzati anche magari ad attendere un attimo, a non voler per forza risolvere tutto subito. Però al contempo Marte in Toro spinge alla concretizzazione. Capricorno, Toro, due segni di terra, due segni quindi concreti, due segni che puntano a risolvere praticamente le cose, a realizzarle, aiuta la manifestazione. Potremmo anche dire che tutte le dinamiche a specchio che si mostrano, una volta viste, una volta quindi risolte, una volta che ci si lavora, assolutamente sono anche dinamiche che aiutano la realizzazione, il fatto di riuscire a materializzare concretamente le cose. Quindi può essere questo proprio un periodo in cui chiedersi che cos'è che si vuole portare a termine, perché questo Marte, che è un Marte molto operativo, ancora di più del prossimo che sarà in Gemelli, quindi maggiormente intellettuale, sposterà la sua azione sul piano dell'intelletto, del pensiero. Fino al 20 luglio invece c'è la capacità di agire, e quindi per tutto quello che riguarda azioni concrete è un ottimo periodo per portarle a termine. Infine bisogna anche comunque sottolineare il fatto che la settima tappa, la settima casa, è quella delle relazioni un po' speciali, delle relazioni di lunga durata. Quindi al di là di tutto quello che abbiamo detto finora, prendersi un po' di tempo da passare insieme alla persona amata o alle persone care, dedicare un po' di tempo a queste persone, alle relazioni, beh, questa sì, è sicuramente un'ottima idea. E detto questo, noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Per il Sagittario il mese di luglio potrebbe avere un titolo, e sono abbastanza sicuro che molti di voi si immagineranno quale sarà questo titolo. Per me il titolo
è ovviamente fine dell'opposizione, uscita dall'opposizione, qualcosa che è accaduto nel mese di giugno con l'ingresso del Sole, della Luna in Gemelli, ma anche, attenzione, con l'entrata di Giove in Gemelli. Chiaramente Giove manterrà l'opposizione fino circa a maggio del 2025 e di questo abbiamo già parlato nell'oroscopo che ho dedicato proprio a Giove, quindi se ti sei perso questa parte ti suggerisco assolutamente di andarla a sentire perché abbiamo dato tante informazioni su questo transito. Però anche se Giove mantiene l'opposizione, invece gli altri pianeti proseguono. E proseguono più o meno, potremmo dire, dividendo il mese in due parti, quindi andiamo a vedere quali sono queste due parti. La prima parte è quella in cui sia Venere che Mercurio sono ancora nel segno del Cancro, quindi sono, diciamo, alle porte di un ingresso decisamente armonico, che è quello ovviamente nel segno del Leone, un segno di fuoco che è assolutamente alleato del Sagittario. Mercurio ci entra leggermente prima, stiamo parlando del 2 luglio, mentre invece Venere entra una decina di giorni dopo, intorno al 12 luglio. Che cosa accade quindi? Che dal 2 di luglio si apre la possibilità innanzitutto di comunicare meglio, di pensare anche meglio, dato che Mercurio è il pianeta della mente, il pianeta dell'intelletto, della comunicazione, e quindi anche di sbrogliare alcuni malintesi, alcuni pastrocchi. Potrebbe accadere che se non sei riuscito a capirti, a spiegarti, o magari se sei tu che non hai ben compreso la situazione di un'altra persona, che cosa ti sta dicendo, insomma, se non vi siete capiti da questa data, non dico che vi capirete, perché nella nostra astrologia, lo ripeto per la miliardesima volta, non diciamo mai cambiano i pianeti, quindi accadranno delle cose. No, c'è la possibilità di prendere un treno, di salire sul treno della comprensione, quindi salire su quel treno in cui vengono risolti certi malintesi e così via. Ancora di più però questa dinamica fiorirà a partire dal 12 luglio, quando anche Venere appunto entra in un segno alleato, segno del Leone, quindi dà il coraggio di vedere ciò che bisogna vedere nelle relazioni, aiuta a chiarire appunto tutti questi malintesi eventualmente che ci fossero stati. Laddove non c'erano malintesi comunque aiuta ancora di più a entrare in relazione con l'altro, aiuta e favorisce anche la bellezza, il divertimento, dato che il Leone è comunque il segno del godimento, non è un segno in cui si sta insieme ma ci si può anche annoiare insieme, no, bisogna anche cercare di massimizzare il piacere, massimizzare il benessere, e questo è qualcosa tra l'altro di molto molto compatibile con il segno del Sagittario. Inoltre, anche se ho già detto di andare a controllare l'oroscopo di Giove, però direi che vale il piacere, vale la gioia ripetere almeno una cosa, ovvero che in un modo simile a quello che succede per il segno dei Gemelli si può tornare con la mente a 12 anni fa. Anche quindi chi è nato in Sagittario, che è l'ascendente in Sagittario, può ripensare a 12 anni fa, quindi al 2012, e cercare di ricostruire alcune dinamiche di quel periodo, perché mentre i Gemelli stavano ricevendo Giove nel segno, quindi era un momento di chiusure di cicli, di nuovi inizi, il Sagittario lo stava ricevendo in opposizione. Quindi quello che potrebbe accadere è il fatto di avere l'opportunità di trasformare o anche di come dire, vedere le cose in modo diverso, di ricevere nuovi messaggi, nuovi insegnamenti proprio su situazioni che stavano avvenendo in quel periodo. Ovviamente non esattamente nel 2012, ma diciamo
intorno a quella data, o anche situazioni che stavano iniziando in quella data e che poi hanno avuto il loro sviluppo negli anni a seguire. Ultima cosa da dire, ma non per importanza, è che l'ottava tappa è la tappa dello Scorpione, una tappa quindi che può portare il Sagittario a guardare dentro di sé, può portare introspezione, può dare uno spunto importante in un mese in cui c'è molta esteriorità. Siamo già quasi nel pieno dell'estate, anzi diciamo già nel pieno dell'estate, perché poi in realtà, se pensiamo il mese del Leone, il Ferragosto e anche l'ultima parte del Leone, ci si avvia già quasi verso la conclusione, no? Quindi il segno del Cancro, il momento dell'anno di luglio e così via, è un momento in cui il ritmo dell'estate cresce, c'è tante feste, tanta voglia di stare in giro, quindi il fatto di cercare di bilanciare e portare un po' l'energia anche all'interno tramite la riflessione, la scrittura, la meditazione o qualsiasi strumento che ciascuno di voi sentirà opportuno, è assolutamente un'ottima strategia. Che cosa significa tappa scorpionica? Significa tappa trasformativa, quindi momento in cui poter vedere qualcosa, ed è molto importante cercare di vedere questo qualcosa che va trasformato, perché poi la prossima tappa sarà appunto quella del Leone, ovvero si entra nella nona casa, un momento della vita in cui gli orizzonti si espandono, in cui ci sono tante nuove possibilità, opportunità, e bisogna anche arrivare preparati alle nuove possibilità, alle nuove opportunità. Direi che per il segno del Sagittario è tutto. Non avevo ancora detto per gli altri segni che potete comunque andare ad ascoltare il segno che avete sull'ascendente, il segno in cui avete la luna, molto importante, quindi non dimenticarti, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E siamo così arrivati, attenzione, allo Scorpino. Questa volta non spiegherò perché lo chiamiamo Scorpino, però sono sicuro che molti di voi già lo sanno, quindi quasi perché questa volta non me lo scrivete nei commenti, così vediamo quanto è arrivato il messaggio scorpinico per ora. Se non fosse chiaro poi ve lo rispiego. Comunque, scherzi a parte, proviamo a immergerci nel significato dei transiti. Scorpione che vivrà diciamo un mese di chiaroscuri, un mese in cui si alternano aspetti armonici ad aspetti disarmonici, quindi potremmo dire mese dell'autodeterminazione, che significa cercare ancora di più di essere artefici del proprio destino, di cavalcare su queste energie di luglio, energie che appunto da un lato sono molto compatibili, come quando i pianeti sono nel segno del Cancro, un segno d'acqua, un segno che aiuta lo scorpione o scorpino a parlare con il cuore, ma anche pianeti che poi transiteranno nel segno successivo e quindi entreranno in quadratura nel segno del Leone. Ma quando avverranno questi passaggi? Andiamo a vedere un po' di date. Innanzitutto abbiamo un Sole e due lune, quella nuova, quella piena, che sono veramente molto armoniche, favorevoli, e come dicevo vanno in un certo senso a lavorare sul cuore dello Scorpione, dando la possibilità di addolcire certe espressioni, smussare certi angoli, anche di dire le cose, anche alcune cose un po' difficili da dire, da affermare, da pronunciare, in un modo che può essere più facilmente recepito dagli altri. Abbiamo anche Mercurio e Venere che fino a una certa parte del mese sono appunto nel segno del Cancro, quindi vanno ancora di più a lavorare su questo tipo di energia, e precisamente fino al 2 luglio avremo Mercurio in Cancro e poi Mercurio entrerà in quadratura nel segno del Leone. Mentre invece per quanto riguarda Venere, come abbiamo già visto per gli altri segni,
Questo passaggio avviene una decina di giorni dopo, cioè 12 luglio Venere entra in quadratura. Per completare il quadro di questo mese abbiamo anche un'opposizione, l'opposizione di Marte nel segno del Toro. Quindi, come possiamo vedere, ci sono energie che vanno ad aiutare lo Scorpione a dare opportunità. Ci sono anche invece altre energie che in qualche modo vanno a solleticare delle sfide. Ma attenzione, di quali sfide parliamo? Mi verrebbe da dire che sono tutte sfide che in qualche modo sono già presenti nella vita dello Scorpione. Non si parla quindi di qualcosa di nuovo, bensì di qualcosa che magari appunto era già presente ma non del tutto visibile. L'immagine che ci può aiutare per comprenderlo è proprio quella di un mare, quindi un livello dell'acqua del mare in cui però sotto ci sono degli scogli. Nel momento in cui l'acqua si abbassa, ecco che improvvisamente vedi questi scogli, e questo ovviamente potrebbe dare fastidio, potrebbe anche essere un po' pericoloso, perché se stai navigando rischi di sbatterci contro, mentre invece prima eri un po' protetto, no, dal livello dell'acqua che era più alto. Però attenzione, perché questa può essere anche una grande opportunità, l'opportunità appunto di capire che da lì non si passa, quindi che certe strade è meglio non batterle, ma in certi casi chi l'ha detto che non si possano anche rimuovere definitivamente questi scogli per poi poter navigare per sempre in acque tranquille e sicure. In ogni caso c'è da dire che i transiti nel segno del Cancro sono transiti che hanno molto a che fare col sentire, hanno a che fare con la percezione, hanno a che fare con le emozioni, hanno a che fare con i sentimenti, ed è proprio quindi nelle emozioni, nei sentimenti, nel cuore che può risiedere l'abilità e la capacità di risoluzione di queste sfide. Mi sto mantenendo volutamente in questo mood un po' generico, perché in questo caso per lo Scorpione veramente può variare tantissimo da una persona all'altra, quindi semplicemente puoi pensare alla tua vita e cercare di identificare dove si vedono queste prove, queste sfide, e cercare di usare l'intuizione, altra caratteristica molto scorpionica, per cercare di individuare quali sono queste aree, queste situazioni che magari necessitano di un lavoro. Bisogna anche dire però che questa grande emotività del Cancro ovviamente rappresenta un'opportunità, rappresenta infatti la possibilità di parlare con il cuore, quindi rappresenta anche la possibilità di essere più seduttivi, più attrattivi. Qua stiamo pensando ad esempio a chi in questo momento non ha una relazione e potrebbe dare la capacità quindi di essere anche molto, molto onesti, molto sinceri, di aprire il proprio cuore e anche dire quelle cose che solitamente magari non si dicono. Ovviamente questo richiede uno sforzo, richiede qualcosina di più, perché il Cancro è certamente il segno dell'emozione, ma anche un segno che tende un pochino a trattenere le cose al proprio interno. Però in questo senso, fare uno sforzo per andare oltre, per parlare con il cuore, potrebbe portare alla nascita di nuove relazioni basate però sull'autenticità e sulla fiducia, o anche a, come dire, migliorare qualcosa all'interno delle relazioni esistenti, che in questo caso andranno ancora di più nella direzione della verità, di quello che veramente ogni persona cerca all'interno di un rapporto. Ma non ho ancora detto quella che è forse la cosa più importante, quindi la diciamo alla fine, ovvero che la nona è una tappa bellissima, nel senso che ha a che fare
con il concetto di oltre. Puoi immaginare un confine e puoi immaginare che questa tappa contenga, diciamo, dentro di sé la missione di superare questo confine. A volte si tratta di un confine fisico, infatti è una tappa che ha a che fare con i viaggi, col fatto di viaggiare, e quindi chi magari è ancora in dubbio, faccio o non faccio questo viaggio, mi sposto o non mi sposto, non ti posso dire spostati o parti, però ti posso dire che assolutamente c'è un vento che spinge sulle vele del viaggio, sulle vele della scoperta. Per qualcuno invece la scoperta può essere più intellettuale, qualcosa legato alla conoscenza, qualcosa che sì, ti porterà lontano, ti porterà verso nuove scoperte. La nona è anche la casa degli studi, soprattutto di tipo universitario, quegli studi di, diciamo, livello un po' elevato. Quindi anche se magari non sempre è il momento dell'anno, no, per iniziare nuovi corsi, perché statisticamente tantissime attività iniziano a settembre, però potrebbe essere un momento in cui prendere la decisione di tornare a studiare, di formarsi, di aggiornarsi e di espandere le proprie conoscenze, anche in un senso, diciamo, professionale. E questo sarà anche il significato poi della prossima tappa, di cui parleremo nel prossimo oroscopo. Dunque, missione finale: cercare di andare oltre i propri confini, oltre ciò che conosci, mese della scoperta, mese in cui quindi quando senti il richiamo di qualcosa di nuovo, l'idea è proprio seguire quel richiamo. E noi proseguiamo adesso il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E siamo arrivati così al 10° segno di questo oroscopo, un segno che riceverà la maggior parte dei transiti nella sua 10ª casa. Sto parlando, attenzione attenzione, del segno della Bilancia. C'è da dire che è una tappa questa che presenta da un lato alcune difficoltà, perché se andiamo a guardare il cielo noteremo molte quadrature. Il Sole nel segno del Cancro si viene a trovare in quadratura, e stessa cosa le due lune, luna piena, luna nuova, Cancro, Capricorno. Stessa cosa accade anche tanto per Mercurio quanto per Venere nel segno del Cancro, e quindi in quadratura. Però prima ancora di illustrarti come si muoverà il cielo, perché arriverà un momento in cui queste quadrature svolteranno e i pianeti cambieranno di segno, quindi muterà anche completamente l'energia, però c'è anche da dire che la 10ª tappa è una delle tappe forse più importanti, insieme alla quarta, insieme a quella dell'opposizione, insieme a quella del compleanno. È una delle croci cosiddette fondamentali del viaggio annuale, ed ha a che fare con qualcosa di molto molto importante, che è l'autorealizzazione. Autorealizzazione lo puoi intendere come tutto quello che ti aiuta a sentirti realizzato o realizzata, in particolar modo a livello personale e professionale. Quindi puoi guardare innanzitutto al tuo lavoro, alla tua professione, e porti una serie di domande. Quanto mi sento soddisfatto? Quanto mi sento realizzato? C'è qualche sogno lavorativo in questo caso, che ho messo da parte? C'è qualche progetto che è ancora lì nel cassetto, che attende? Ed è anche tra l'altro una tappa molto pratica, quindi potrebbe essere il momento in cui chiedersi praticamente che cosa mi serve per realizzare questi sogni o questi progetti. Quindi sì, possiamo dire che da un lato è vero che ci sono molte quadrature, e questo può rappresentare un blocco. Questo può rappresentare ad esempio il fatto che quando vuoi cercare di ottenere, costruire qualcosa, ti sembra che ci siano dei ritardi, ti sembra che questo qualcosa più lo insegue più si allontana, però d'altro canto è anche un momento molto molto importante, nel senso che queste difficoltà in realtà ti stanno portando verso la tua realizzazione, o quantomeno ti stanno dando l'opportunità di migliorare qualcosa in quell'ambito.
A parte questo, c'è da dire che il passaggio tra il cancro e il leone per la bilancia significa il passaggio da una quadratura, quindi da un'energia che potenzialmente si blocca, a un'energia che invece scorre in un segno che è compatibile, in un segno che possiede alcune similitudini, il leone appunto. E questo lo vediamo in due momenti molto precisi del mese. Il primo è l'ingresso di Mercurio in Leone. È come se, dicevo, questa molla di cui abbiamo già parlato per altri segni, una molla che si tendeva e più si tendeva e più diciamo si vedevano, si percepivano emergere delle difficoltà, a un certo punto inizia un processo inverso, quindi inizia un po' a rientrare, la tensione diminuisce e questa tensione diminuisce proprio a partire da questa data del 2 di luglio. Poi ancora di più avverrà questo processo di rilassamento, di allentamento dal 12 di luglio e poi rischiamo di sconfinare nell'oroscopo successivo, però possiamo già dire che ovviamente dal 23, quando poi il Sole entrerà nel segno del Leone, avremo proprio la contrazione totale di questa molla. Questo dal mio punto di vista può significare il fatto che è meglio non intestardirsi troppo nelle date precedenti, quindi soprattutto negli ultimi giorni di giugno, primi giorni di luglio, nel voler sistemare qualcosa che magari va sistemato in quei giorni, se possibile sì, se no meglio non intestardirsi. Altro aspetto invece potrebbe riguardare la scelta. Quando ci sono due scelte che in qualche modo si autoescludono a vicenda, quindi o una o l'altra, forse l'idea sarebbe attendere un attimo, attendere proprio il passaggio di questi transiti, perlomeno quando c'è tanta indecisione, quindi in quei momenti in cui veramente non si sa cosa fare. Non è sicuramente questo il periodo dell'anno in cui lanciarsi e fare la prima scelta possibile, quella che magari arriva più istintivamente, perché poi potrebbe essere quella una scelta di cui pentirsi. In quel caso è meglio riflettere un po' di più e aspettare il momento in cui queste energie si placano. Anche per la bilancia, come per l'Ariete, vorrei parlare della doppia luna che si verrà a trovare in quadratura. Ne abbiamo una nel mese di giugno e l'altra sarà invece nel mese di luglio, intorno al 21 di luglio. Quindi potresti segnare questa data, anche se, attenzione, non è assolutamente detto che in quei giorni accadrà qualcosa. Questo adesso non abbiamo il tempo, le energie per spiegare il perché, ma a grandi linee diciamo che tu hai un tema natale, pur avendo il Sole in bilancia, come tutte le altre persone che ascoltano questo oroscopo, o l'ascendente, la luna in bilancia e così via, però poi il tuo tema natale è molto vasto e sicuramente hai pianeti in tantissimi altri segni, quindi attenzione, non è detto che intorno al 20, 21, 22 luglio accadrà qualcosa, ma se sì, dovrai proprio fare mente locale e ricordarti che quel qualcosa che sta accadendo, laddove è negativo o lo percepisci come negativo, è semplicemente un colpo di coda di qualcosa che in realtà se ne sta già andando e che poi soprattutto le energie saranno proprio super favorevoli, fluenti, scorrevoli per lasciarlo andare via dal 23 di luglio in poi, quando il Sole entrerà nel segno del Leone. Quindi non farti impressionare, cerca di non entrare troppo in reazione proprio in quei giorni, perché se entri in reazione allora sì che poi dopo potresti patire le conseguenze di questa reazione. Invece rimanendo un po' più neutri è più facile che le cose se ne vadano da sole. E detto questo, amici e amiche, suggerisco anche a voi di ascoltare appunto il segno in cui avete la luna, quello in cui avete l'ascendente, e noi proseguiamo nel nostro viaggio lungo lo zodiaco.
E siamo arrivati così all'11° segno di questo oroscopo, quindi al penultimo, siamo quasi alla fine e parliamo del segno della Vergine. Vorrei dedicare una parentesi cronologica, quindi fare una breve cronistoria dei transiti questo mese, perché ho letto un po' di commenti proprio da persone ascendente Vergine, col Sole in Vergine, sia sotto l'oroscopo di giugno, quindi un po' preoccupati per le quadrature che si venivano a creare, sia, attenzione, soprattutto per l'altro oroscopo, quello che se per caso non hai ancora visto ti suggerisco di vedere, sto parlando quello di Giove in Gemelli. Ovvero, alcune persone dicevano, però già ci sono dei transiti, opposizioni e così via, adesso anche Giove. Sì, è vero, però innanzitutto bisogna ricordare che questo tipo di sfide sono anche, come dire, dei momenti in cui in realtà la Vergine può mettere il turbo per andare veramente a lasciare andare alcune zavorre. Quindi ricordiamoci innanzitutto questo: a volte percepiamo come molto molto difficile quel qualcosa che in realtà sta andando a distruggere certe zone di comfort, che poi in realtà sono zone di discomfort, ovvero sono abitudini, sono routine che ti porti dietro, ma in realtà sono come dei sacchi di cemento da un quintale che ti stanno rallentando tantissimo. Questo è il punto numero 1. Il punto numero 2 è proprio in questa serie di transiti assolutamente armonici che ti vorrei leggere. Abbiamo innanzitutto Sole e Luna in un aspetto positivo nel segno del Cancro, diciamo un aspetto armonico, più corretto che positivo, aspetto armonico, trigono e sestile. La stessa cosa ce l'abbiamo per Mercurio e Venere, che fino al 2 di luglio e al 12 di luglio saranno nel segno del Cancro, quindi formeranno un bellissimo aspetto di sestile, e poi avremo soprattutto Marte che fino al 20 di luglio si verrà a trovare nel segno del Toro, altro segno di terra, così come la Vergine è segno di terra, due segni compatibili, quindi tutta energia che si mette al servizio della realizzazione pratica. Il senso pratico è già, diciamo, esso stesso un tratto distintivo del segno della Vergine. Marte è il pianeta dell'azione, quindi comunque è un pianeta che porta a fare. In questo caso si tratta proprio di fare, realizzare qualcosa di molto concreto, azioni concrete, quindi non tanto di pensarle le cose, ma proprio di farle. Marte in Toro vorrebbe anche stabilità, vorrebbe anche, come dire, andare a stabilizzare dei processi. Anche questo è qualcosa che sicuramente è compatibile con l'energia della Vergine. Quindi laddove queste energie dei Gemelli hanno portato un po' di caos e dispersione, sicuramente però questo è prontamente compensato da questo transito di Marte in Toro, che, lo ripetiamo ancora una volta, non stabilizzerà da solo, non è Marte che stabilizza qualcosa, bensì dà l'opportunità alla Vergine di stabilizzare qualcosa. Tra l'altro ritengo che è molto importante proprio agire adesso, perché dal 21 di luglio, e di questo poi parleremo nel prossimo oroscopo, Marte entrerà in quadratura proprio nel segno dei Gemelli. Tra l'altro poi ci sarà anche una congiunzione molto interessante da osservare, da interpretare tra Giove e Marte nel segno dei Gemelli, un po' più avanti. Però fino a che Marte si trova nel segno del Toro, quindi fino al 20 luglio, quando c'è un dubbio, faccio questo adesso, forse non è ancora il momento di rimandare, in realtà no, non è il momento di rimandare, a meno che, diciamo, qualcuno non abbia proprio il gusto della sfida, allora qualsiasi momento è buono. Però, diciamo, il vento soffia in una direzione veramente
favorevole fino al 20 luglio, quindi lo ripeto, per chi ha il dubbio aspetto o lo faccio adesso, molto meglio farlo adesso. Inoltre questa tappa, l'11ª, ha a che fare con uno dei valori più belli che ci sono, che è l'amicizia, quindi per la Vergine può essere il momento per fare nuove amicizie, quindi conoscere nuove persone, momento anche per divertirsi, per sentirsi in sintonia con qualcuno, per riscoprire vecchie amicizie, quindi assolutamente rispondere a messaggi, rispondere a chiamate quando arrivano. Se non arrivano, essere tu a prendere in mano il telefono, mandare un messaggio, fare una chiamata, mandare un'email, cercare di riallacciare dei contatti. E inoltre l'11ª casa ha a che fare nel nostro tema natale anche con tutto quello che è idealismo, tutti i nostri ideali, tutte le cose che vorremmo vedere migliorare, diventare più belle nel mondo. Quindi potrebbe essere proprio un momento per la Vergine di riflettere su tutto questo e anche per non solo riflettere ma fare qualcosa. Abbiamo detto che Marte è in Toro, quindi porta verso un'azione pratica concreta. Quindi ad esempio per qualcuno può significare compiere qualche gesto a favore di una persona che ha bisogno, per qualcun altro invece anche impegnarsi in qualcosa di più strutturato, ad esempio fare volontariato, iscriversi a un'associazione di volontariato o anche semplicemente fare donazioni, inviare soldi, andare a dare il proprio aiuto. Bisogna sempre ricordare, a proposito delle opposizioni nel segno dei pesci, che questo asse Vergine-Pesci viene chiamato asse dell'aiuto, asse del servizio. Quindi qual è un modo proprio per vivere al meglio queste opposizioni? Mi sto riferendo ovviamente a Saturno e Nettuno che sono in opposizione alla Vergine. Può essere proprio il fatto di sintonizzarsi sull'ottava più alta di questo asse. Cosa significa asse? È proprio quello che sto facendo qui con le mani, no? Immagina che questo cerchio che vedi sia lo zodiaco, di qui abbiamo i pesci e di qua abbiamo la Vergine, ma se li colleghiamo attraverso una linea che passa proprio qua, è come se avessimo un'unica entità. Tutti i segni sono situati su un asse, la stessa cosa vale per Leone, Acquario, per Cancro, Capricorno e così via. Questo asse è l'asse dell'aiuto e l'asse del servizio, quindi è come se tanto i pesci quanto la Vergine trovassero molto giovamento nell'essere d'aiuto agli altri, essere d'aiuto al prossimo. In questa tappa, nell'11ª e con questa opposizione nel segno dei pesci, è il momento proprio perfetto per chiedersi se puoi essere utile a qualcuno, e quest'opera di essere utili, di aiutare, è sicuramente qualcosa che ti può dare in cambio, che ti può far tornare indietro tanto benessere, tanta gioia anche a te. E detto questo, amici e amiche, io vi suggerisco di andare ad ascoltare il vostro segno dell'ascendente, il vostro segno lunare, e noi adesso concludiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E così, caro amico o amica, siamo arrivati all'ultimissimo segno di questo oroscopo. Come avrai visto dalla copertina, sto parlando del segno che il prossimo mese festeggerà il compleanno, quindi che adesso è nella fase di preparazione a questo momento di nuovo inizio. Ovviamente mi riferisco al Leone. Per quanto riguarda il Leone, mi piacerebbe fare un ragionamento piuttosto diverso da tutti gli altri segni, citando un transito di cui abbiamo già parlato in molti altri oroscopi, che è quello di Saturno. In questo non ne ho parlato, anche se poteva essere interessante, volendo, anche per altri segni, ma intanto parliamo del Leone, che ha avuto Saturno in opposizione, quindi nel segno dell'Acquario, all'incirca tra il 2020 e l'inizio del 2023.
e il significato di quell'opposizione, come già abbiamo visto tante volte, ci sono tante testimonianze nei commenti di persone nate sotto il segno del leone, ma anche con pianeti nel segno del leone che avevano come si dice, la sensazione, ecco, la percezione di camminare con una grande zavorra, con una palla al piede, oppure di scontrarsi contro un muro, no? Che ogni volta li rimandava all'indietro. Del resto, come sicuramente saprai, qui abbiamo un rappresentante di questo segno che ha vissuto questa sensazione sulla sua pelle. Che cosa succede? Che a volte un transito così lungo lascia degli strascichi, e c'è un motivo molto importante per cui ne stiamo parlando adesso, perché questi strascichi, anche se appunto Saturno a un certo punto entra in pesci, quindi finisce l'opposizione, ma questa sensazione di pesantezza si può protrarre nel tempo, e alcune persone, soprattutto chi magari poi nel tema natale ha pianeti nel segno della Vergine, ha sentito protrarsi appunto questo tipo di tensione anche addirittura nel corso del 2024. È molto molto importante allora in questo mese di luglio cercare di guardare con grande coraggio. Il coraggio è una delle virtù del segno del leone, con grande onestà, anche l'onestà è una caratteristica virtuosa di ottava alta del segno del leone. Guardare quindi con coraggio ed onestà a tutto questo, a tutto quello che ancora sembra stagnare, a tutta la lamentela, diciamo, che ancora c'è dentro ciascuno di noi, a tutto quello spirito di protesta, ecco, quello spirito che dice no, però le cose non dovrebbero essere così, non dovevano andare così. Bisogna guardare in un modo proprio molto spirituale, guardando non tanto all'esterno, ma guardando all'interno, guardando dentro di noi e chiederci qual è la nostra parte, che cosa abbiamo fatto, ovviamente inconsciamente, per protrarre certe situazioni. Lo so che questa parte è ancora difficile, lo so che per tanti l'idea che siamo responsabili della nostra vita, sì, da un punto di vista teorico, ok, c'è chi magari inizia a considerarla o addirittura si dice d'accordo, poi però quando le cose all'esterno non vanno come vogliamo, ecco che l'ego si impunta e dice no, basta. Ecco, allora attenzione, perché sta arrivando un momento potentissimo, il momento di un nuovo inizio. Anzi, per essere ancora più precisi, un piccolo, nuovo, grande inizio è già arrivato a giugno, perché Giove ha lasciato una quadratura, quella del segno del Toro, e è entrato nel segno dei Gemelli, quindi in un aspetto che è armonico rispetto al Leone. La stessa cosa accadrà con Marte, che in tutto questo mese di luglio o quasi sarà ancora in quadratura, anch'esso nel segno del Toro, però poi appunto lascerà la quadratura, quindi avremo sia un Sole che entra nel segno, sia Marte che entra in aspetto favorevole, dopo che Giove è entrato in aspetto favorevole. Ecco, allora l'idea è proprio questa: il Leone deve lasciare andare tutte quelle idee di sfortuna, di essere sfortunato, tutte quelle frasi autosabotanti, non ce la posso fare, non ci riesco, questa cosa costa troppo, questa cosa non me la posso permettere, non è ancora il momento, non è giusto e così via. Tutte queste frasi che non voglio demonizzare, non voglio dare la colpa a nessuno, neanche a me stesso, quando magari a me in primis viene da dirle. Però ok, da un lato dille e dall'altro lasciale andare, sappi che stai andando verso un nuovo inizio che porterà appunto a lasciare andare quello che non vuoi e a creare qualcosa di nuovo. Cerchiamo di capire meglio tutto questo anche dando un'occhiata ai transiti.
Abbiamo innanzitutto un transito solilunare che è assolutamente spirituale, transito di 12ª casa. Abbiamo Mercurio che si viene a trovare nella 12ª casa e che poi entra in Leone, quindi è come se già dai primi giorni di luglio facesse vedere qualche spiraglio di nuovo inizio. In questo caso si tratta di un nuovo inizio mentale. Ricorda che per la legge di attrazione sei tu che stai attraendo alcuni episodi nella tua vita, sei tu che attiri ciò che vivi, le persone, le situazioni della tua vita, le stai attraendo tu. Tu sei la calamita che attira le cose. Che cosa succede allora? Che da questa data del 2 di luglio è come se c'è l'opportunità di iniziare a trasformare certi pensieri, certe credenze, in modo da iniziare ad attirare qualcosa di diverso. Poi arriva Venere, 12 di luglio, nel segno, quindi chiude un ciclo. E qua, caro Leone, cara Leonessa, puoi guardare indietro a questo ultimo anno trascorso e chiederti: allora, se dovessi fare un bilancio delle relazioni, è vero che sono tutte diverse, no? Non penso che con ogni persona siano accadute le stesse cose, però se provi a fare un bilancio, una media, quali sono le situazioni che si ripetevano, le dinamiche che proseguivano sempre uguali e così via? Ecco, dal 12 luglio in poi si apre la possibilità di lasciare andare tutte quelle dinamiche, e dato che non ci basta lasciare andare, chiediti anche: ma cosa vorrei invece dalle relazioni? Come vorrei le relazioni della mia vita? Come mi vorrei relazionare agli altri? Ecco, in questo momento faccio una pausa perché voi non lo potete vedere, ma se guardo lì nel display vedo un segnale di batteria scarica. Da un lato è inevitabile perché stiamo finendo l'oroscopo, quindi può essere anche la sincronicità che dice ormai è finita, però dato che tutte le cose che accadono sono un simbolo, la batteria che si scarica l'avevamo già vista nello scorso oroscopo, forse io per il Leone mi porrei anche la domanda: che cos'è che mi sta scaricando nelle relazioni? Vorrei ancora relazioni che mi scaricano, o forse vorrei relazioni che mi caricano, che mi danno più energia? Ecco, ci potrebbe essere sicuramente questo messaggio aggiuntivo. Bene, e detto questo io mi fermo, intanto perché questo oroscopo è venuto lunghissimo, poi comunque perché per il Leone avremo tante cose importanti e belle da dire nel prossimo oroscopo, sia nell'oroscopo basato sulle case che con tutta probabilità faremo anche nel mese di luglio, sia nel nostro oroscopo evolutivo qui su Astroway. E adesso domanda finale e conclusione del nostro oroscopo. In questa parte finale vorrei parlare ovviamente a tutti e 12 i segni e vorrei dire 3 cose fondamentali. Partiamo proprio dalla prima. La prima, più che dire, è qualcosa che io chiedo. Quindi vorrei nuovamente sapere da te come stai vivendo i transiti di questo periodo e, se vuoi, anche che cosa ti aspetti da questo mese di luglio. Molto importante rispondere, perché ci dà il polso della nostra community, quindi ci fa sapere come sta evolvendo la nostra vita, individuale e collettiva. Quindi mi raccomando, fammelo sapere qui sotto con un commento. La cosa numero 2 è che ho in programma di fare tantissimi video. Ho saltato un pochino l'appuntamento settimanale, ma ragazzi, se ce la faccio vorrei proseguire con un video a settimana per tutto il 2024, quindi ti chiedo di lasciare un like a questo oroscopo se ti è piaciuto, ma soprattutto di iscriverti al canale e di attivare le notifiche con la campanella, così ogni nuovo video che pubblicherò appunto ti arriverà una notifica e lo vedremo insieme.
Ultimissima cosa, ma non per importanza, è che vorrei ripetere l'oroscopo evolutivo basato sulle case. Lo vorrei ripetere perché è stata un'esperienza fantastica. Tra l'altro, ragazzi, voglio ringraziare pubblicamente i 45 iscritti, perché è stato un numero comunque veramente molto alto, e al di là del numero è stata molto bella l'energia che abbiamo respirato insieme in quella serata. Quindi veramente grazie di cuore, perché è stato importante, e se ce la faremo appunto lo vorrei ripetere intorno al 15-20 luglio. Controlla poi il gruppo Telegram, perché lo scriverò sul gruppo Telegram, ma se lo faremo ancora una volta andremo a vedere i transiti, questa volta quelli di agosto, esattamente in quale casa del tuo tema natale entreranno, quindi con dei messaggi molto importanti, perché saranno calati esattamente sul tuo tema natale. E con questo io penso proprio di aver detto tutto. Vedo che la batteria che si sta scaricando però sta resistendo per questi ultimi secondi, quindi grazie anche alla batteria, grazie a tutti voi, vi mando un grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce.